Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, energie disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Abbiamo due carte. Ruota della fortuna e mago. Super wow, amici del cancro. La ruota della fortuna indica un cambio, è un arcano numero 10 che normalmente indica le chiusure, la fine di qualche ciclo, e poi abbiamo il mago che è invece un numero 1 e che quindi indica proprio l'inizio di qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e in più ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, si è già girato un cavaliere di bastoni, io lo lascerei qui. Abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di spade, il sole, 5 di bastoni, 2 di bastoni, asso di spade e giudizio. Adesso andiamo a vedere le energie carta per carta, cerchiamo di capire com'è l'andamento generale del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi con i single, le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, quelle che invece sono in relazioni strane, insomma, andiamo a vedere un po' tutti i casi. Partiamo da questo cavaliere di bastoni che potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, una nuova persona nel caso non abbiate nessuno, o semplicemente voi che vi risvegliate in questa primavera. Regina di bastoni, no scusate, di pentacoli e diavolo. Sì, potrebbe essere qualche persona vicino a voi, ragazzi. Se invece foste voi, risuonasse con voi, ho come l'idea che, diciamo, la vita di tutti i giorni vi tenga fermi in un posto e qui con questo cavaliere di bastoni abbiate bisogno in un certo senso di esplodere, di muovervi, di fare. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, appeso, e mago nuovamente. È come se ci fosse la possibilità di espandere qualcosa o di iniziare qualcosa di nuovo, ma con questo appeso sento che l'iniziare qualche cosa, questo nuovo inizio, diciamo così, porta a dover sacrificare una parte di voi, che può essere una parte del vostro tempo, una parte magari dedicata alla famiglia, dedicata a voi stessi, dedicata anche al lavoro, cioè è come, ok, voglio iniziare questa cosa, ma richiede uno sforzo da parte mia. Andiamo a vedere il 3 di spade. 2 di bastoni che avete già qui e 6 di pentacoli. Sì, credo che per qualcuno possa anche essere una sorta di attaccamento a qualche cosa che c'è già in piedi.
C'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di guardare al futuro. Andiamo a vedere il sole. Eremita e 4 di spade, 3 e 4 di spade avete. È come se ci fosse da guarire il bambino interiore. Il senso del sacrificio potrebbe essere qualcosa da dover lasciare indietro, da dover tagliare con questo asso di spade. È come se ci fosse bisogno di più equilibrio con il 6 di pentacoli. Ragazzi, per qualcuno mi risuona come una tentazione extraconiugale, effettivamente, o come se fosse una persona nuova ehm, che insomma vi farà effettivamente porre certe domande, vi farà vedere le cose da un'altra prospettiva. Ehm, è come se iniziaste a valutare altre alternative. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e la temperanza. Il 5 di bastoni di solito fa riferimento a delle lotte che in realtà sono dettagli, ecco, ci si sta perdendo probabilmente un pochettino nei dettagli nel mese di aprile e c'è tanto bisogno di equilibrio da parte vostra. Sento che il senso del sacrificio è molto ampio e qui probabilmente c'è proprio da cambiare questo mi sacrifico per gli altri. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Sole nuovamente. È come se, e 4 di bastoni, è come se questo senso, questo ideale magari del mi sacrifico per la famiglia, mi sacrifico per la coppia, mi sacrifico per i figli, potrebbe anche essere, in realtà non vi dia l'equilibrio sperato nella relazione, nella famiglia, cioè è come se questo vostro ideale del mi devo sacrificare per mantenere l'equilibrio in realtà non funzionasse. Poi arriva l'asso di spade, andiamo a vederlo, perché l'asso di spade di solito è una verità che viene a galla, è la spada di per sé come strumento taglia i pensieri, taglia in questo caso i nodi, guardate che bella l'interpretazione, c'è un super nodo. E 3 di coppe. Io sento come se effettivamente, se prima c'era questo ideale un po' sfarsato, sfalsato, di senso di sacrificio e via dicendo, qui si rimette un pochettino in equilibrio. Abbiamo prima la chiarezza mentale e poi la presa di consapevolezza con il giudizio. Andiamo a vederlo. Abbiamo un cavaliere di coppe e un fante di spade. Qualcosa viene a galla, ragazzi, nel mese di aprile. Allora, partiamo dai single. Se siete single, sento che effettivamente ci sono delle energie che si potrebbero avvicinare a voi, o come la sensazione, sì, che sarà utile prima della conoscenza di questa persona rielaborare un pochettino il vostro modo di pensare perché avete bisogno di qualcosa in equilibrio adesso, cioè va bene mettersi nei panni degli altri, va bene cercare di capirli, però giustificarli sempre no.
e quindi c'è come una maggior chiarezza mentale, la voglia di guarire, la voglia di star bene e la voglia di dettare un po' voi le regole. Vi devo dire, da un lato c'è la sensazione di poter creare una stabilità con questa persona, e quindi abbiamo questi due maghi e l'asso, che sono proprio questi nuovi inizi. Dall'altro lato c'è come la paura appunto di doversi sacrificare ancora, di soffrire ancora, c'è come un qualche cosa a livello mentale che vi lega, che vi trattiene, vi fa trattenere. Sento che entro la fine del mese riuscirete in qualche modo a trovare una sorta di equilibrio. Verranno fuori delle cose, delle prese di consapevolezza per cui saprete come cambiare, secondo me, le regole del gioco, le regole della vostra testa, quelle con cui pensate, ecco. Non vi nego che effettivamente potrebbe anche arrivare a un certo tipo di stabilità con questa persona. Mi dicono la parola garanzia, ossia questa persona potrebbe anche darvi certe garanzie di essere una persona onesta, di essere una persona che cerca la stabilità, e via dicendo. In realtà sento come se l'emozione, il sentimento tra di voi fosse ben pulito. È quel sentimento che si crea senza secondi fini inizialmente, quindi è pulito in quel senso. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui ci potrebbe essere o una tentazione da parte vostra, cioè che qualcun altro al di fuori della coppia vi tenta, o potrebbe essere qualche cosa, qualcuno, scusate, che tenta l'altra persona. Io ho come la sensazione che qui qualche cosa verrà a galla, potrebbero scoprirsi degli altarini. Quindi fate attenzione a quello che fate attenzione alle discussioni, prendetele sempre, diciamo, con una nota bassa perché nell'enfasi potrebbe uscire qualche cosa dalla vostra bocca che sarebbe meglio non fosse uscito. Quindi fate attenzione se siete in un momento, diciamo, un po' di debolezza, perché ci sono come delle situazioni intorno a voi che potrebbero dare inizio a qualche cos'altro. La stessa cosa vale se avete, cioè potrebbe valere per il o la vostra partner. Quindi implementate il dialogo e non le discussioni, un dialogo calmo, tranquillo, sulla base della chiarezza mentale. Qui avete sia il sole due volte che l'asso di spade e la carta del giudizio, quindi è come se doveste prendere consapevolezza. Vi dico che il mago qui è una carta di azione e anche l'asso di spade per certi versi, perché è una carta che taglia. Si tratta di agire per cambiare il modo in cui ci si comporta, per cambiare la realtà, per cambiare dinamica di comportamento. Questo farà sì che con il giudizio alla fine vengano alla luce delle cose, è come se vi rendeste conto del disegno più grande e quindi foste anche in grado di trovare un punto d'accordo laddove con questo 5 di bastoni prima non si trovava. Come, ok, prendo in mano la situazione e agisco e muovo le pedine sulla scacchiera. Allora, per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione non proprio definita o extra, mettiamola così, anche qui sento che c'è la possibilità di iniziare con una nuova dinamica di comportamento. Non vi nego che il mese è movimentato, potrebbero esserci delle gelosie, potrebbero esserci dei battibecchi, dei momenti di silenzio per qualcuno, però tutto sommato sento che si riattiverà un certo tipo di comunicazione, perlomeno entro la fine del mese, anche se adesso siete in separazione. Sento che entro la fine del mese riceverete comunque delle notizie, ci sarà la possibilità di confrontarsi, se non proprio a tu per tu, si può fare magari a livello di vocali di WhatsApp piuttosto che messaggi, insomma c'è come la possibilità di riaprire un dialogo tra voi e l'altra persona.
E se invece il dialogo c'è già, credo che potrebbero nascere delle nuove iniziative all'interno della coppia. Potrebbe anche essere una sorpresa quella che vi arriva, un'offerta, una proposta che effettivamente cambia le carte in tavola. Fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi, come vi risuona la lettura. E per chi invece fosse in una relazione che non va più tanto bene, ehm, allora qui sarà importante essere onesti, soprattutto con voi stessi e poi con l'altra persona, capire che cosa è importante, che cosa avete sacrificato per l'altro e che cosa non siete più disposti a sacrificare. Si tratta di mettere giù le regole chiare, mi viene da dire. Vi dico che entro la fine del mese ci potrebbe essere come un tentativo di riconciliazione, un tentativo di riappacificazione, un incontro eventualmente anche per qualcuno per parlare, per chiarire. Lo vedremo poi a maggio se le cose, diciamo così, ripartiranno bene, ma vedendo queste due carte ho delle buone speranze che ci sia come un cambio di dinamica di comportamento e un nuovo inizio. Andiamo a vedere che cosa dicono gli oracoli. Elementali, carta numero 12. Parla dei 4 elementi qui, ragazzi. Siccome avete il mago 2 volte, qui si tratta di prendere quello che voi avete a vostra disposizione a livello di risorse, a livello di conoscenze, a livello di doti, attitudini e utilizzarlo a vostro favore. Questa carta nello specifico vi invita a connettervi con quelli che sono gli spiriti elementali, ok? Quindi gli spiriti della natura, vedi gli gnomi, le fate e via dicendo. Andiamo a vedere ancora l'I Ching dell'amore, che cosa vi dicono. Ok, allora abbiamo carta numero 49, la tomba dell'amore, ullala, e la carta numero 1, il desiderio creativo. Allora, andiamo a vedere sul libro, andiamo prima a vedere la tomba dell'amore, che è quella che è uscita per prima, e viene tradotta nel libro come la rivoluzione. E la spiegazione dice: se c'è una reale necessità, si proceda pure al cambiamento, all'innovazione su cui verte la domanda. Nel momento opportuno si troverà appoggio e comprensione che, uniti alla nostra perseveranza e rettitudine, assicureranno la riuscita. Occorre sbarazzarsi anche del minimo interesse egoistico, cioè stabilire ben chiaro che il cambiamento non viene attuato per esclusivo lucro, per pura avidità di guadagno. Anche gli altri, i collaboratori, debbono trarne vantaggio. È necessaria anche una buona perseveranza perché il risultato non giungerà subito. Cioè è una cosa che va presa con pazienza, con tranquillità, con calma, ok? Con moderazione, mi verrebbe anche da dire. Va bene, andiamo a vedere la carta numero 1, il desiderio creativo, che nel libro viene tradotto come il creativo e la spiegazione dice: chi si accinge a un'opera veramente fruttuosa otterrà un notevole successo. Vedrà realizzato tutto ciò che desidera. I suoi progetti rimangono confusi e nebulosi, ma prendono nettamente forma anche agli occhi degli altri. Questo gli renderà più facile trovare aiuto e comprensione dalle persone che gli stanno intorno. Condizione indispensabile perché la sua attività abbia esito favorevole. È però la perseveranza. Quindi anche la carta di prima vi diceva perseveranza e costanza. Buon risultato quindi per chi compie un'azione ben definita e tenace senza paura di quello che si prospetta per il futuro.
L'uomo saggio deve prendere esempio dal tempo, instancabile nel suo trascorrere, per divenire forte, cioè perseverare per giungere al risultato. Per chi ottiene questo responso, esso è un invito alla tranquilla tenacia di chi sa che il tempo lavora a suo vantaggio. Insistere con calma senza essere impaziente. Wow ragazzi, bellissimo messaggio, spero che vi sia risuonato, che comunque vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego che tipo di lavoro faccio con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo trovate nella sezione degli abbonati, solo che è trattato in modo un po' più generico, ovviamente non avendo l'altra persona davanti non posso fare una cosa tu per tu. Sempre in quella sezione trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io in tanti anni e lo metto a disposizione. Se volete vedere i temi di cui parlo potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici e si vedono. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!